Ogni volta che io devo prendere un nuovo sketchbook faccio sempre gli stessi errori. Salve a tutti, io sono Veronica, sono una illustratrice e fumettista e bentornati da Vespertiliu, che sarebbe lei. Per il video di questa settimana io avevo avuto un'altra idea, e cioè, avendo appena finito un altro sketchbook, avevo pensato di fare uno sketchbook tour, ma poi mi sono detta, sarebbe il secondo sketchbook tour in pochissimo tempo, sono veramente una fega a finire sketchbook, e ho pensato potrei fare un video in cui do dei consigli su come appunto riempire i propri sketchbook. Poi però che cosa è successo? Avendo finito appunto questo sketchbook qui, ho detto me ne serve appunto un altro. E che cosa ho fatto? Invece di comprare un'altra volta questo sketchbook, che sapevo benissimo di trovarmici bene, sono andata da Flying Tiger e ho comprato nemmeno uno sketchbook, un quaderno a fogli bianchi, di quelli insomma simil Moleskine con la copertina in finta pelle, l'elastico eccetera. Ovviamente nemmeno a doverlo dire mi ci sono trovata malissimo. Perché? Perché quel quaderno non ha le caratteristiche giuste per il mio modo di disegnare. Che cosa vuol dire? Adesso andiamo a vedere. In questo video voglio parlarvi di come scegliere il vostro personale sketchbook, di come io scelgo lo sketchbook, di che tipo di sketchbook ci sono, dimensioni diverse, tipi di carte diverse, lisce, ruvide, più pesanti o più leggere, parlarvi un attimo di quali sono gli errori appunto che io faccio ogni singola volta e un paio di consigli per non fare come faccio io. In ultimo vorrei darvi un paio di suggerimenti su uno sketchbook molto buono e molto economico e uno un po' più costoso ma di alta qualità, almeno per il mio gusto, e adesso ci arriviamo. Partiamo dal presupposto, a prescindere, che voi siate nuovi all'esperienza di lavorare su uno sketchbook. Uno sketchbook non è altro che il nostro diario da artisti, è un qualcosa che possiamo o tenere appunto fisso dentro casa, se magari come quello che ho qui è molto grande in formato A3, oppure qualcosa di più piccolino da portare insieme a noi ovunque andiamo, appunto come il mio quadernino A5 che è per le trasferte. A seconda appunto di qual è la nostra esigenza andremo inizialmente a scegliere uno sketchbook in base alla sua dimensione, in base al suo formato per l'esattezza. La differenza di lavorare su uno sketchbook e lavorare su dei fogli sparsi è ovviamente il fatto che uno sketchbook, lo dice la parola, è un book, un libro in cui tutte le pagine sono insieme, è una raccolta dei vostri disegni che portate sempre con voi, e soprattutto vi offre anche, essendo un quaderno per lo più rigido, anche in questo caso che è un quaderno con la copertina un po' più morbida, è comunque un supporto per disegnare ovunque voi siate potenzialmente. Partendo dal presupposto che appunto voi siate nuovi all'esperienza di lavorare con uno sketchbook, dovete mettere in conto il fatto che andrete a spendere qualche soldino a vuoto, perché voi non sapete qual è la carta adatta a voi, non sapete qual è il formato più adatto a voi. Se volete disegnare su fogli molto grandi e siete comodi a disegnare a casa, o avete comunque una borsa, io per esempio riesco a farla entrare in delle tote bag di quelle di tela, le borse di tela, potrete usare anche uno sketchbook formato A3, che è il doppio dell'A4, che sarebbe la dimensione standard di un foglio da fotocopia, ok? Oppure, se voi siete abituati a lavorare su un formato A4, che è appunto il formato da foglio di fotocopia, potrete usare uno sketchbook di quelle dimensioni. Se come me vi piace anche andare in trasferta e portarvi dietro il vostro sketchbook anche in borse più piccoline, potrete scegliere una 5 o eventualmente una 6, che è la metà. Una volta capito quale tipo di sketchbook ci serve, dobbiamo andare ad analizzare la questione della carta, perché appunto andare a scegliere la carta giusta è un qualcosa di molto molto personale, a seconda di qual è il vostro gusto tattile, se vogliamo, personale, a seconda di come voi percepite l'attrito tra foglio e matita nel vostro lavoro, andrete a scegliere la carta di conseguenza. Ci sono carte più o meno leggere, in questo caso si va a vedere con l'indicazione della grammatura. Questo foglio per esempio ha grammatura a 140 grammi e i fogli sono abbastanza rigidi, come vedete non sono per niente, non si afflosciano per niente, ok? Se avesse avuto una grammatura con un numero più basso, il foglio sarebbe stato più leggero. Se avesse avuto una grammatura con un numero più alto, sarebbe stato più pesante, quasi a sembrare un foglio di cartoncino, per capirci, no? Oltre al peso della carta, quello che voi dovete andare a vedere e a sperimentare è il tipo di carta, che può essere
più o meno liscia o ruvida. Ci sono sketchbook con fogli molto lisci e sketchbook con fogli molto ruvidi, come ad esempio quelli per gli acquerelli. A seconda di che tipo di strumenti voi andrete a usare sul vostro sketchbook e appunto la sensazione di attrito tra matita e foglio che voi magari trovate più gradevole letteralmente, andrete a scegliere l'uno o l'altro tipo di carta. In questa fase voi dovrete andare molto a caso, nel senso che se non avete mai usato nessuno di questi tipi di carta dovrete per forza andare a sperimentare. Vi consiglio di non andare mai a spendere più di 15 euro. Mai, ragazzi, perché soprattutto agli inizi non ne vale la pena. Per la seguente ragione: non è detto che uno sketchbook molto costoso con una carta di qualità molto alta sia più adatto alla vostra mano rispetto a uno sketchbook in realtà molto economico. Mi è capitato nella mia vita più volte di comprare sketchbook molto costosi per poi abbandonarli e trovarmi invece meglio con sketchbook molto economici. Per cui non andate mai a spendere troppo, ok sperimentare, ok togliersi lo sfizio di provare una carta che può essere più pregiata, però non ne vale la pena, specie se poi vi renderete conto che in realtà fa più per voi un quaderno anche molto più economico. Ora, una volta che voi avrete sperimentato, può darsi vi capiti di abbandonare qualche sketchbook, perché appunto se voi usate un quaderno e questo quaderno ha una carta che non fa per voi, vi sarà molto difficile andare a disegnare su quella carta, e io vi sconsiglio anche di andare a disegnare su quella carta perché potrebbe rendervi l'esperienza del disegnare anche poco piacevole, appunto. Per cui non abbiate paura di abbandonare uno sketchbook. Quel quaderno potrete sempre usarlo come un diario, un personal journal, semplicemente un quaderno prendi appunti se volete. Se possibile, soprattutto in questa prima fase, sperimentare anche spendendo poco, vi ripeto, perché le alternative ci sono. Fatelo e cercate lo sketchbook più adatto a voi. Ora veniamo a noi. Una volta che voi avrete trovato questo sketchbook più adatto a voi, vi prego, stick to it. Nel senso, ok, sperimentare ogni tanto, ma non fate come me che sperimento veramente troppo spesso e letteralmente butto i soldi e a catasto. Lì non è più la questione di sai, non l'hai usato per quello, puoi usarlo per altro, perché ne ho veramente tanti, ne ho veramente troppi. E il motivo per cui io ho voluto fare questo video oggi è proprio perché, al di là del riempire uno sketchbook, è di vitale importanza la scelta dello sketchbook. Perché? Perché dopo aver finito questo sketchbook ho pensato bene di provarne un altro e ho comprato un quaderno di Tiger con i fogli completamente bianchi. Dopo 4 disegni, una cosa del genere, io ho deciso di tornare su questi tipi di sketchbook che so che fanno per me. Mi sono andata a buttare su uno sketchbook, in questo caso molto economico, che ho scelto non tanto per la qualità della carta ma per l'estetica esterna, e invece mi sono ritrovata con un quaderno con i fogli troppo leggeri, troppo lisci, talmente leggeri e fragili che se calcavo poco di più con il tratteggio rimaneva il segno dall'altra parte del foglio, e se provavo a cancellare, io sono un tipo di persona che si dà molto la libertà di sbagliare e cancellare, se cancellavo troppe volte mi si piegava il foglio e si rovinava anche il disegno dall'altra parte. Ho detto no, ok, ho buttato questi soldini, meno male che era comunque un quaderno molto economico. Stick to what I know, ok? Se vi piace tantissimo un quaderno, ok, voler cambiare, potete farlo una volta. Io per sperimentare ho scoperto questo quaderno, ok? E adesso questo è il secondo che prendo, e anche di quello grande a 3 sto già andando avanti nel secondo che compro, ok? Quindi va bene sperimentare ogni tanto perché si fanno delle scoperte interessanti, ma ogni tanto. Non fate che ogni volta che prendete uno sketchbook nuovo fate adesso ne provo un altro nuovo, è controproducente. Buttate soldi e soprattutto sprecate quaderni, perché staranno lì e voi quanti quaderni volete usare, quanto ci avete da scrivere, ok? A un certo punto non fate questo, non sperimentate troppo, non andate a prendere troppi materiali tutti diversi dopo che avete scoperto cosa vi piace, cioè non andate a sperimentare troppo dopo che avete scoperto cosa effettivamente fa per voi. È normale sperimentare all'inizio, ma a un certo punto io vi dico diamoci una calmata, ok? Detto ciò, io voglio darvi dei consigli appunto su degli sketchbook su cui io mi sono trovata molto bene, nella fattispecie per disegnare a matita, ma anche per inchiostrare. Adesso ci arriviamo. Allora, innanzitutto io mi vedo costretta a consigliarvi questi quaderni qui. Il video ovviamente non è sponsorizzato. Questi sono della Daler Rowney ed è un graduate sketchbook. Ci sono
sia in formato A5 che in A3. Non li ho mai visti di altri formati, li conosco solo questo piccolino e quello grande, e la carta è leggermente ruvida, a seconda del foglio può essere più o meno ruvida, quindi magari per inchiostrare non è adatta, ma per disegnare sono stupendi. La carta è molto molto bianca, leggermente ruvida, ma come vedete si può ottenere un tratteggio molto pulito e si lavora molto bene a matita, per cui se volete un quadernino di buona qualità e soprattutto economico con cui disegnare, io vi consiglio assolutamente questo qui. Sono 20 fogli, quindi 40 pagine. Se volete lavorare sia sul foglio davanti che sul foglio dietro avrete a disposizione 40 disegni, altrimenti 20 come lavoro io per esempio, e questo quadernino qui costa 2,50 €. È molto economico, tra l'altro non va presa sotto gamba la questione della dimensione dello sketchbook, perché se stiamo alle prime armi sarà ovviamente più facile arrivare alla fine di uno sketchbook se ha meno pagine ovviamente, per cui questo è veramente secondo me lo sketchbook per iniziare perfetto, perché è di qualità ottima, non è stressante l'idea di arrivare a finire questo sketchbook, il rapporto qualità-prezzo è ottimo perché appunto costa solo 2,50 €, straconsiglio. Se invece volete uno sketchbook che ammetto è un pelino più costoso ma è di ottima qualità e soprattutto è più versatile come tipo di carta, allora vi consiglio quest'altro sketchbook. Questo è il quarto che inizio nella mia vita, 2 me li sono presi da sola e invece questo è il secondo che mi regala il mio fidanzato, il Bat Boy. Questo è uno sketchbook della Moleskine. Moleskine fa tantissimi tipi di notebook e quaderni diversi, questo è proprio della collezione Art ed è proprio lo sketchbook. Della stessa collezione c'è anche quello appositamente per gli acquerelli, che ha la carta molto ruvida e fatta apposta per essere assorbente appunto per gli acquerelli. Questo invece è fatto apposta per la tecnica mista. Mi è capitato di riempire una Moleskine con sia disegni a matita che ad inchiostro che acquerelli e sono riuscita a lavorarci molto bene. Anche i pennarelli tipo Copic o Pro Marker eccetera funzionano molto bene, ovviamente essendo pennarelli ad alcol passano dall'altra parte del foglio, quindi fate attenzione. La carta è più pesante di questa qui perché invece di essere 140 è 165 grammi ed è molto liscia, è un pelino più giallognola di quella del Daler Rowney. Un'altra caratteristica che per me è molto importante per i miei sketchbook è che devono aprirsi a 180 gradi, devo essere in grado di disegnare molto comodamente. Il quaderno è estremamente resistente. Come prezzo ci aggiriamo tra saldi e non tra i 15 e i 20, anche 22 € a seconda del negozio, quindi non è un prodotto particolarmente economico, però sono in questo caso 104 pagine, quindi la metà in numero di fogli. Ci lavorate più a lungo perché appunto sono più fogli. La carta è ottima. Questa è la prima pagina che ho fatto oggi in treno. Per quanto riguarda appunto l'importanza di scegliere uno sketchbook, adesso che ho questo quaderno ho molta più voglia di disegnare su questo che su questi altri sketchbook, perché appunto quando tu trovi una carta, un supporto che ti dà veramente buone sensazioni, sempre una cavolata, stick to it! Se ne avete la possibilità continuate a utilizzare i vostri prodotti preferiti perché risparmierete a livello economico e sicuramente sprecate anche meno carta ovviamente, ok? Il succo della questione è: va bene sperimentare, però una volta che trovate qualcosa che fa per voi cercate di rimanere intorno a quello che sapete essere il tipo di supporto che fa per la vostra arte. Spero che abbia senso questa frase che ho detto. Ripetendo, i quaderni che vi consiglio in ultimo sono i Graduate Sketchbook di Daler Rowney, sia formato A3 che formato A5 se volete portarlo con voi, e gli sketchbook della Art Collection Moleskine. Questi appunto stanno tra i 15 e i 22 €, mentre questi qui, questo sta a 2,50 €, mentre quello grande, se non sbaglio, costa 7 €, quindi sono molto economici. Questo è un pochino più ruvido, mentre questo ha una carta liscia. Io spero che abbiate trovato questo video utile, però vi ricordo che questi sono prodotti ottimi, ma se siete alle prime armi prendetevi la libertà di sperimentare un pochino e scoprire qual è la carta migliore per voi. Io vi ringrazio per essere stati con me, noi ci vediamo al prossimo video e beh, che dire, il pipistrello vola ma la papera non galleggia. Ciao!